L'attenzione all'aspetto igienico nel mestiere del tatuatore è qualcosa di realmente importante e fondamentale. Per ottenere il massimo del livello di sicurezza ovviamente bisogna mettere in atto una serie di procedure che devono diventare delle procedure standard, una sorta di routine che noi dovremmo fare quotidianamente, ogni giorno, quando affronteremo ogni tatuaggio. E gli aspetti da tenere in considerazione sono due. Il primo è che noi in quanto tatuatori ovviamente abbiamo a che fare con tanti clienti, quindi anche la nostra sicurezza in primis deve essere assicurata. E in secondo luogo, ma non meno importante, ovviamente la sicurezza del cliente. Come dicevo, è importante avere una routine. Questa routine deve comprendere sia la preparazione del banchetto, che deve essere fatta meticolosamente, tutto deve essere ben schermato, tutto deve essere ben protetto, tutto ciò che non è monouso deve essere schermato con delle plastiche, con delle cose apposta. Durante la fase di lavoro è chiaro che è anche molto importante fare un'attenzione a quella che è definita la contaminazione crociata, che poi approfondiremo. È chiaro, giusto per fare alcuni esempi, che nella fase di tatuaggio, e se ci suona il telefono, per fare un esempio banale, non possiamo certo utilizzare i guanti sporchi per prendere il telefono, non per paura di sporcare il telefono, ma bensì per evitare una sorta di contaminazione sul telefono. E noi dobbiamo immaginare i microbi, i virus, i batteri come se fossero dell'inchiostro rosso, anche se noi non lo vediamo. Se noi avessimo i guanti sporchi di questo inchiostro rosso, tutto ciò che andremo a toccare con quel guanto si sporcherebbe di rosso. Con questo criterio noi dobbiamo ragionare sul fatto di quanto sia facile poter contaminare qualsiasi materiale se noi andiamo a toccarlo con i guanti sporchi. Per questo durante le fasi di tatuaggio è sempre bene cambiare i guanti. Per un secondo motivo anche, il guanto in lattice tipicamente utilizzato con l'acidità della pelle e l'utilizzo di alcune creme potrebbe aumentare la propria porosità, cioè diventare quindi lasciar passare attraverso il guanto quindi qualche possibile microbo, battero o addirittura dei virus, no? Quindi per evitare questo i guanti devono essere cambiati ripetutamente durante le fasi di tatuaggio, soprattutto in sedute piuttosto lunghe. L'ultima fase, che è quella dello sbanchettamento, no? Quando abbiamo finito il tatuaggio, il cliente è stato medicato, il nostro lavoro è finito, ma in realtà ci troviamo ad avere un banchetto che potenzialmente potrebbe essere infetto, quindi tutto ciò che abbiamo toccato e utilizzato potenzialmente è infetto. Una cosa che dobbiamo considerare è che il livello di attenzione deve essere altissimo. Noi dobbiamo sempre considerare di avere un cliente potenzialmente infetto. Quindi a noi non fa la differenza se sappiamo se il cliente ha o non ha una determinata malattia, patologia o quello che è. Noi dobbiamo lavorare sempre a un livello altissimo che deve garantire sempre il massimo della sicurezza. Quindi torniamo al discorso dello sbanchettare. Una volta finito il tatuaggio bisogna considerare che tutto ciò che abbiamo è potenzialmente infetto, quindi la procedura di sbanchettamento dovrà essere ancora più attenta. Quindi quando noi andremo, per fare un esempio, a togliere le coperture, le schermature dalle macchinette che abbiamo utilizzato, ovviamente in quel momento rischiamo di contaminare le macchinette stesse. Quindi poi vedremo qual è la procedura più adatta per riuscire a fare tutte queste operazioni nella massima sicurezza.